Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Qui sopra c'è una frase scritta nella tavola di legno, scritta in lingua nepalese e la frase è questa: niente se ne va senza prima averti lasciato qualcosa. Siamo all'ultimo mese dell'anno, siamo al 1 dicembre e devo dire che quest'anno mi ha lasciato, questo è stato un anno che mi ha lasciato, che sta andando via e mi ha lasciato delle cose molto ma molto positive. Per quello che riguarda comunque il lavoro del giardino ci sono state delle cose molto piacevoli, come anche una crescita. Nei primi video di Appuntamento in Giardino spiegavo che la cura del mio giardino era una cosa cominciata da poco. Come ho detto già negli altri video, per anni io e Giorgio ci siamo occupati del giardino solo come un taglio dell'erba, una sistemazione di qualche pianta nuova. Quando qualche pianta moriva la sostituivamo con una pianta diversa o della stessa specie magari, ma sempre rimpiazzando tutto ciò che moriva, per il semplice fatto che non davamo molto tempo al giardino. Quindi un taglio dell'erba, una piccola sistemazione, per noi il giardino era a posto. E invece non è così. Quest'anno ho notato che, visto che sono circa 2 anni più o meno che ho cominciato a prendermi cura un po' in maniera abbastanza seria del giardino, ho notato che ci sono degli sviluppi, quindi c'è stata una piccola crescita comunque anche nel capire un po' come coltivare determinate piante e anche nella scelta di alcune essenze che ho messo in giardino, che sono forse un po' più adatte, perché visto il grande problema della siccità che c'è stato quest'anno, in cui non ci sono state piogge, alcune piante scelte appositamente perché sopportano un terreno asciutto sono sopravvissute benissimo, hanno fiorito, sono state molto bene nel mio giardino, sono fiorite, sono diventate sempre più belle. In questo video io volevo fare un piccolo giretto in giardino per vedere anche alcuni lavoretti che ho fatto. Sono rimasto indietro con alcuni lavori qua in giardino perché io, come lavoro in una fabbrica questa settimana sul terzo turno, ad esempio, in esterno, quindi di freddo ne prendo tantissimo e quindi tendo a non stare molto in giardino durante il giorno, perché cerco di recuperarmi un po' di calore, magari stando in casa con la stufa accesa, per cercare di scaldarmi un po'. Durante il giorno, mattina e pomeriggio, le temperature sono sempre abbastanza piacevoli, non è ancora questo freddo che dura tutto il giorno, ma la sera al lavoro prendo freddo e quindi durante il giorno vengo in giardino per fare un giro, qualche cosa molto piccola, faccio qualcosina e poi mi chiudo in casa, me ne sto bene al caldo fino all'ora in cui devo recarmi al lavoro. Questo ha fatto sì che alcuni lavori in giardino sono rimasti un pochettino indietro, però pian piano, magari nel weekend, farò determinate cose, come ad esempio c'è anche il banano che sarebbe ancora da tagliare, da coprire come faccio tutti gli anni, è ancora lì, come l'ho lasciato vegetare, anche perché non vegeta più, ma è ancora bello rigoglioso, a parte qualche foglia. Ho coperto la canna indica. Comunque queste cose le possiamo vedere in questo piccolo giretto in giardino nella giornata di oggi, che è il 1 dicembre, quindi siamo entrati nell'ultimo mese dell'anno. E dai, facciamoci un giro in giardino così vediamo due aggiornamenti e poi ci salutiamo. Ciao ciao! Uno dei lavori che ho fatto la settimana scorsa è stato quello di coprire alcuni cavoli che avevo messo in campo 2 mesi fa circa, broccoli e cavolfiori, perché per via della siccità, subito il caldo, hanno sofferto un pochettino nella partenza dopo l'impianto nella terra, poi si sono sviluppati, è arrivato questo freddo improvviso e quindi si sono bloccati. Ho deciso di coprirli con un tessuto non tessuto ad una certa altezza, non sopra, per vedere un po' se continuano a sviluppare ciò che finirà in tavola. Quindi ho usato questi archi e se voglio dare un'occhiatina, vediamo un po', se do un'occhiatina, effettivamente, adesso mi avvicino, si stanno sviluppando, perché al di sotto di questo tessuto non tessuto la temperatura rimane abbastanza mite durante il giorno,
anche il terreno non si raffredda molto e di notte rilascia comunque questo calore che viene trattenuto relativamente dal tessuto non tessuto, però molto utile devo dire, perché adesso vi faccio vedere, si stanno sviluppando questi broccoli che tra qualche giorno, a secondo della grandezza, finiranno in tavola, perché io e Giorgio amiamo tantissimo le verdure. Come ho accennato prima, cavolo nero, le verze e il cavolo rosso. Qui ci sono dei cavoli che si sono sviluppati bene, altri in maniera un po', diciamo, un po' così. Ce ne sono due che sono poi da raccogliere. Questo qui invece si è diviso in due, una parte non ha sviluppato la testa, l'altra invece ha sviluppato una testa un po' più piccola che raccoglierò. Questo invece già quando l'avevo messo nella terra ha faticato a crescere e non credo che creerà questa testa buona di cavolo verza da mangiare. Credo di aver sbagliato io nell'impianto di questi cavoli verza un po' la distanza dell'impianto. Il cavolo è una pianta tipo questa, la verza, è una pianta che va messa in campo ad una certa distanza una pianta con l'altra, altrimenti faticano a crescere, e il risultato che io vedo qui deve essere dovuto appunto da una difficoltà nello svilupparsi proprio per la vicinanza con le altre piante. Quindi diamogli un 50 cm più o meno tra una pianta e l'altra di distanza, in modo che riescano a crescere bene. Qui ce n'erano altri due che io ho già raccolto, cucineremo in settimana. Il cavolo nero, che io adoro perché è una pianta che ha un gusto magnifico, scoperta un po' di anni fa, comprata in un supermercato per caso e poi sempre coltivata perché mi piace tantissimo la foglia del cavolo nero, perché è molto croccante se la si cucina poco, c'è da togliere la nervatura centrale perché rimane dura, si mangia il resto della foglia. È una pianta che sopporta anche abbastanza bene il freddo. Io qui farò lo stesso lavoro dei broccoli e dei cavolfiori, ovvero avvicinerò quest'arco e cercherò di creare anche qui una serrettina con tessuto non tessuto, per permettere a queste piante di continuare a svilupparsi ancora magari fino al mese di gennaio, fino a fine gennaio se riesco, dipende sempre un po' dal freddo e dalle temperature. Comunque con una copertura sicuramente si otterranno ancora alcune foglie. Non sono molto sviluppate perché non ho ancora capito bene il tipo di terreno che gradisce il cavolo nero. Questo è un terreno che è stato concimato, sicuramente è una pianta che ha bisogno di azoto, assolutamente. Questo era un terreno in cui avevamo le pecore e le capre, in effetti molte piante sono cresciute bene, come le fragole ad esempio, che potete vedere lì. Nonostante però la concimazione fatta dagli ovini, qui non sono cresciuti molto in altezza. Ho visto dei cavoli neri coltivati ad Angrogna, un paese qui vicino, alti così, con delle foglie molto lunghe. O dipende dalla varietà, oppure c'è qualcosa nel terreno che devo cercare di capire come modificare, in modo da dare l'opportunità a questa pianta di crescere molto in altezza e creare queste foglie molto lunghe, che sono tipiche appunto del cavolo nero toscano. Il banano non dà segni di sofferenza con il freddo di questi giorni, è ancora molto rigoglioso, non sta crescendo più, si è fermato. Alcune foglie hanno cominciato a patire un po' le brinate notturne. Lo tengo ancora così e poi metà dicembre magari farò questa operazione di taglio dei fusti, come ho fatto vedere nei video precedenti, e un po' di protezione per l'inverno. Quest'anno ho deciso di allungare un pochettino questo tipo di lavoro sul banano, di farlo un po' più avanti nella stagione per vedere un po' come si comporta questa pianta. Vediamo, poi magari arriverò al punto in cui, anche per i cambiamenti climatici, visto che gli inverni sono sempre molto caldi, non così freddi, magari arriverò poi ad un punto in cui sperimenterò il fatto di lasciarlo così libero e selvaggio fino alla primavera successiva, per vedere un po' che cosa succede. È una musa bagio e quindi sopporta anche bene il freddo, diciamo, non è una pianta che dovrebbe patire molto. Questa protezione l'ho sempre fatta anche un po' per abitudine, anche perché non so che tipo di inverno arriverà, e quindi comunque un po' di protezione penso che nel banano ci voglia sempre, a prescindere. Vediamo come va avanti fino a metà dicembre, fine dicembre.
appena vedo un bel po' di sofferenza copro tutto e proteggo. Questa è la protezione per la canna indica di quest'anno. Nel video precedente abbiamo visto, vi ho fatto vedere come l'ho riparata con delle foglie di palma. Vediamo se riesco a farvele rivedere. Sono qua sotto, vedete, l'ho sistemato sulla pianta, ho tagliato i fusti, ho messo ancora del lacche Kenji tagliato perché era veramente tutto cespuglioso, disordinato, l'ho sistemato sopra le foglie della palma e poi successivamente gli ho messo sopra alcune foglie di banano tagliate proprio per creare questa sorta di capanna che proteggerà la canna indica dal freddo invernale, sempre che poi freddo ci sarà. Io parlo di questo freddo veramente intenso dell'inverno. Comunque sempre una protezione per questa pianta che non gradisce assolutamente il freddo invernale molto ma molto intenso. 1, 2, 3, 4 sono le mie compostiere. Io nei miei video non ho mai parlato molto delle compostiere perché è qualcosa che sto facendo da poco tempo e quindi non mi sento di dare dei consigli su come fare la compostiera, come riempirla o meno, perché sto sperimentando un po' un mio metodo, o comunque seguendo quello che leggo anche sui libri, cercando di metterlo in pratica, e ancora dei risultati favolosi, diciamo, per quello che riguarda il compost non li ho avuti. L'anno scorso in primavera ho raccolto un po' di compost dalla prima compostiera laggiù e ho fatto dei sacchetti per poter seminare le piante dell'orto e ho fatto 3 sacchetti di un buon compost, era veramente soffice, veramente buono. Successivamente devo aver sbagliato qualcosa perché ho visto sotto, ho provato a prendere un po' di terreno e ancora molto materiale non si era decomposto, quindi credo di aver magari sbagliato la sovrapposizione degli strati, che dovrebbero essere umido, poi un po' di rametti, un po' più secco, diciamo rametti, poi di nuovo umido, è sempre tutto molto sparpagliato. Io a volte arrivo con il contenitore degli avanzi della cucina, butto dentro, poi chiudo. In realtà non dovrebbe essere fatto così e 2 volte all'anno almeno col forcone bisognerebbe girare il tutto, cosa che quest'anno ho fatto solo una volta, quindi capite che non posso dare dei consigli su come fare il compost perché anche io sto imparando in questi 2 anni. Qui c'è della paglia delle pecore che ho voluto compostare, qui ci sono delle rami che si sono anche abbassati che si stanno compostando, questi sono nuovi, li ho messi la settimana scorsa, in più ho buttato qua sopra anche 2 zucche, magari 2 zucche spaghetti che sono un po' marce e magari poi il prossimo anno, se qualche seme sopravvive, avrò una zucca spaghetti che corre qua. Questo è stato fatto quest'anno, anche qui è sempre abbastanza secco, quindi ogni tanto lo bagno, perché vedo che è sempre un po' più secco. Qui c'è un'altra compostiera, qui scende sempre molto bene, probabilmente perché ha una buona apertura, prende l'acqua della pioggia, eccetera, prende il calore del sole, scende, si composta tutto molto bene e da sotto riesco a prendere qualcosina. Forse questo qua è quello che funziona un po' di più. Questo invece è ancora bello pieno, vedremo. Poi in primavera tornerò magari con la videocamera qui in giardino, quando prenderò il compost, dove riuscirò a prenderne un po', e magari ne parliamo su come prelevarlo e come fare questi sacchetti poi da utilizzare per le semine, non tanto sulla produzione del compost perché, come vi ho già detto, è un qualcosa che sto imparando a farlo, vedo che sbaglio sovente alcune cose e quindi il giorno che potrò dare dei consigli ne parlerò poi nei video del mio canale. Eccoci qua, spero che la passeggiata in giardino sia stata piacevole. Vi volevo portare con me stamattina qui in giardino perché ho visto che stamattina c'è questa luce straordinaria, questa tranquillità incredibile, ogni tanto un abbaio lontano di un cane, un uccellino, colori straordinari, insomma un'atmosfera, come posso dire una parola giusta? Direi quasi poetica, c'è tanta poesia stamattina, nei colori, nei suoni, nei profumi, nel movimento delle piante, con questo leggero vento, nella luce che arriva, tutto veramente molto ma molto bello, direi spettacolare. L'autunno è una stagione fantastica, bellissima,
preannuncia l'inverno, che invece è una stagione che comunque è sempre bella, è bellissima, un po' più pesante, soprattutto per chi come me vive in campagna, perché l'inverno lo vivi a 360 gradi, in città magari c'è qualche distrazione in più, qui invece l'inverno diventa molto ma molto lungo. Comunque, ci stiamo avvicinando al periodo natalizio, quindi prima di Natale vi farò i miei auguri di Natale, come ho fatto anche l'anno scorso, ci tengo tantissimo, visto che mi seguite, è qualcosa che mi sento proprio di fare, farvi degli auguri di buon anno e di buon Natale, ma ci vediamo nel prossimo appuntamento in giardino, che sarà magari verso metà dicembre. Io adesso sarò abbastanza impegnato tra lavoro, che sarò molto al freddo perché faccio il carrellista in fabbrica, quindi il freddo si sente. Poi ho intenzione di creare dei regali di riciclo, fatti con materiali di riciclo. Volevo fare dei tutorial su questi regali, ma mi prenderebbe veramente troppo tempo, quindi nel video degli auguri di Natale magari starò lì con queste cose fatte, se riuscirò a concluderle, e in cui vi spiegherò come le ho realizzate. È una cosa abbastanza non difficilissima per chi ha un po' di creatività e di manualità. Ma con questo io chiudo e ci vediamo presto con il prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!